Ciao, sono Luca Spinelli, consulente finanziario indipendente. Mi sono segnato un po' di domande qua sotto in modo tale da rispondere, perché questo video va a integrare poi la pagina delle FAQ che già trovi nel sito web su consulente-finanziario.org. Quindi per non farti venire ogni volta a farmi le stesse identiche domande, cerchiamo di snellire il tutto rispondendo anticipatamente. Poi ovviamente se non trovi una risposta a una domanda che volevi farmi, mi puoi scrivere, mi puoi mandare una mail, mi puoi chiamare, puoi lasciare un commento dovunque tu voglia. Allora, perché 20 domande intanto? Perché io speravo di raccoglierne al massimo una decina, un po' come 10 comandamenti. Sfortunatamente, fra domande che è inutile quasi mettere, quindi a cui puoi rispondere, ma che è necessario sempre trattare, quindi ribadire le risposte, e domande che sì, magari alcuni mi fanno, ma tanti no, però siamo lì 50 e 50, quindi alla fine non sono riuscito a tenere solo 10 domande, ma ci siamo trovati con, ahimè, 20. Fortunatamente non più di 20, quindi spero che non sia un video lungo, un'ora, ma ridendo e scherzando, quando uno viene qua in studio e mi chiede una serie di cose, tranquillamente stiamo 30 minuti, 60 minuti. Poi c'è la persona che arriva super preparata praticamente su tutto, ha giusto 2 o 3 domande particolari, e allora il tutto è più snello. Quindi ci prenderemo il tempo che serve, però cerchiamo di rispondere. Trovi comunque la versione testuale già sul sito web, però se preferivi ascoltarla, eccoci qua. Allora, domanda numero 1, che è la domanda da milioni di dollari, per alcuni letteralmente: gestisci tu direttamente il mio denaro? Assolutamente no. Un consulente indipendente sicuramente me, poi chi ti chiederà di fare bonifici, dare soldi sicuramente ci sarà, ma sono truffe. Consulente indipendente che cosa fa? Si occupa di gestione patrimoniale, sì, ma tramite quelle che si chiamano le raccomandazioni personalizzate. Quindi sembra consulenza in senso stretto, ma non lo è, ma comunque sempre e solo di consigli si tratta. Noi non prendiamo bonifici, noi consulenti indipendenti, io non prendo bonifici se non per quanto riguarda il pagamento del mio onorario, che poi vediamo più avanti perché anche questa è un'altra domanda. Quindi assolutamente no, io non prendo un euro da te. Numero 2, dovrò cambiare banca? Assolutamente no, o meglio, speriamo di no. Speriamo che la tua banca già ti offra le condizioni migliori o delle condizioni accettabili per quanto riguarda tutti i servizi che ti servono. Facciamo un esempio: tanti anni fa, parlo forse di 10-15 anni fa, c'era una banca in Italia, di cui non farò il nome, che offriva un profilo commissionale scandaloso. Mi sembra che un tetto alla commissione per ogni transazione di acquisto o di vendita ci fosse, però era uno 0, omettiamo la percentuale per non far capire di quale banca stiamo parlando, con un tetto estremamente elevato. Quindi se tu facevi un'operazione da 1 milione di euro, magari ti buttava fuori un tot di commissione per eseguire l'operazione, che è una cosa folle. Quindi cerchiamo di capire se la tua banca ti dà quello che ti serve e soprattutto cerchiamo di capire quanto ti costano le operazioni di compra-vendita di strumenti finanziari. Però generalmente al 90% chiunque io abbia conosciuto nel corso del tempo aveva già una banca che andava bene. Chiaramente conti correnti che ti costano 20 euro al mese non sono la normalità, però parliamo di qualcosa che per alcuni potrebbe ancora essere accettabile, ma di sicuro, ecco, questa è la cosa importante, non è una cosa che rende impossibile entrare in gestione di portafoglio, quindi tu potrai comunque utilizzare la tua banca. Poi, quando capisci che magari quello che stai pagando è un po' troppo, ti aiuto a capirlo, lo capiamo insieme, allora puoi cambiare comunque la tua banca in qualsiasi momento. Quindi dovrai cambiare la tua banca? Assolutamente no, nella maggior parte dei casi la banca che hai va già benissimo. Poi ci sono banche migliori? Sicuramente, quasi sicuramente. Numero 3, sei legato a una banca o una società di gestione? Anche qui assolutamente no. Un consulente indipendente,
quindi come me non può assolutamente essere legato a una banca, un istituto in generale. Perché? Perché bisogna che venga completamente meno quel potenziale conflitto di interesse che potrebbe sorgere con invece i nostri, fra virgolette, cugini colleghi che sono non consulenti indipendenti, non consulenti autonomi, ma consulenti abilitati all'offerta fuori sede, quelli che un tempo si chiamavano i promotori bancari. Quindi assolutamente no. E qua ci tengo a dire una cosa, perché ho sfortunatamente persone che vengono da me e mi dicono: sì Luca, guarda, io sono in gestione da un consulente indipendente, però questo consulente poi si scopre che li riceve all'interno della banca, o magari li riceve anche fuori, però si professa indipendente. Ci sono una serie di segnali che mi danno un po' da pensare, e quindi poi salta fuori che questa persona effettivamente non fosse indipendente. Quindi mi raccomando, ecco, quando io ti dico che sono indipendente, fatti una grande cortesia, vai sull'albo, scrivi nome e cognome Luca Spinelli, vedi che tutto coincide, i dati sono quelli, l'indirizzo è quello, quindi effettivamente hai verificato che io sia indipendente. Quindi ne approfitto per lasciarti questo consiglio: fallo a prescindere con qualsiasi consulente indipendente con cui parli, perché sfortunatamente capita, sono cose gravissime comunque, che ci siano promotori che, ahimè, si spacciano per consulenti indipendenti. E non tutti giocano su un equivoco, ma proprio, diciamo, si presentano per una cosa che non sono. Reato gravissimo, ripeto. Numero 4. Come vieni remunerato? Ecco, questa è una domanda molto interessante. Io in particolare vengo remunerato esclusivamente in percentuale sul tuo portafoglio, quindi sulla massa gestita. Non entro nel merito della percentuale, posso dirti che oscilla fra l'1%, che è un po', diciamo, il tetto di massima che ti puoi aspettare, e lo 0,2. Quindi mettiamo caso che vieni con tante decine di milioni, probabilmente sotto lo 0,2 non ci andiamo, però non è detto, dipende dal caso specifico. Però ecco, questo è il range che ti posso dare, 1% barra 0,20. Ogni caso è sfortunatamente molto molto diverso dal precedente o dal successivo, quindi non sono in grado di dirti a priori sì, guarda, costa tot. Ti posso dare questo scaglione. Esistono consulenti indipendenti e non, eccetera, che offrono diversi sistemi di retribuzione, non c'è solamente quello a percentuale, ci sono persone che applicano una tariffa flat, quindi non importa la massa gestita e ti chiedono X all'anno, potrebbero essere, non so, 5.000 euro, 10.000 euro, 3.000 euro, quindi non importa la massa gestita, tu vai con 1.000 euro, 10.000, 100.000, 10 milioni, 100 milioni e sempre tot ti chiedono. Poi ci sono remunerazioni a percentuale sul guadagno, che io non apprezzo molto, perché ricordati sempre, modelli ibridi o modelli solamente basati su una percentuale sul guadagno significa che tu vai a incentivare il consulente a correre dei rischi. Il consulente però lo fa con i tuoi soldi, non con i suoi, quindi l'unico che ci rimette sei tu. Il consulente certo prenderà zero perché il profitto di quell'anno è stato zero, però se l'anno precedente o l'anno dopo c'era stato non so, butto lì numeri completamente a caso, un 10% netto lordo, poi anche qua bisogna capire, di rendimento, e magari fate a metà, ecco, tu nell'arco di una vita non è che hai fatto esattamente a metà con il consulente ha guadagnato magari di più o di meno di te, proprio perché lui partecipa ai guadagni ma non alle perdite. Quindi, tornando un attimo sul seminato, io come vengo remunerato? Esclusivamente a percentuale sulla massa del gestito. Questo mi permette di eliminare qualsiasi potenziale conflitto indipendente di cui sfortunatamente, vedi, anche in questo caso rischiamo di essere vittime noi consulenti indipendenti. Quindi, diciamo, io ho scelto questo modello retributivo e a quello penso proprio che rimarrò fedele fino alla fine dei miei giorni. Domanda numero 5. Allora, in che cosa ti differenzi da un promotore finanziario? Beh, da tante cose. Intanto ci tengo a dire una cosa molto importante. In cosa non mi differenzio? Non mi differenzio nel tipo di garanzie e di sicurezze, fra virgolette, che ti posso dare, perché io ne rispondo comunque civilmente e penalmente come un qualsiasi promotore, e come un qualsiasi promotore che lavora all'interno della banca, anche io, come tutti i consulenti indipendenti, SCF eccetera, siamo coperti dall'assicurazione sui rischi professionali, quindi è inutile pensare ma la banca mi dà... No, la banca non ti dà nulla di più sotto questo punto di vista.
In cosa mi differenzio però? Ecco, questa è la parte molto interessante. Mi differenzio nel fatto che io, come avrai intuito dalle risposte che ti ho dato precedentemente, non ho neanche un potenziale conflitto di interesse, perché io non posso lavorare con chi crea i prodotti finanziari, non posso lavorare con chi li colloca, io ti posso solamente consigliare il prodotto migliore per te e l'unico incentivo che ricevo è la tua parcella. Quindi quando devi cercare un criminale si dice segui i soldi, chi ne trae vantaggio? Segui i soldi. I soldi che prende un consulente indipendente come me arrivano solo da te, quindi non ho incentivi a fare altro se non il tuo interesse. E ci tengo a ribadire il discorso che ho fatto prima sulla commissione performance, rifiutando di lavorare con commissione performance esclusivamente o in modello ibrido, tagli la testa al toro anche sotto questo punto di vista. Quindi in cosa mi differenzio da un promotore? Non ho neanche questo incentivo a correre dei rischi maggiori per accaparrarmi la commissione di performance. Quindi mi differenzio in queste cose e soprattutto non mi differenzio nel tipo di garanzie, fra virgolette, e sicurezze che ti posso dare, perché la normativa c'è, esiste, la legge, ed è estremamente stringente e vale per tutti noi, quindi non cambia assolutamente nulla. Domanda numero 6, mi dirai dove investire? Certamente la consulenza indipendente può essere finalizzata a se stessa, potrebbe sfociare in un consiglio, attenzione, che non riguarda prodotti finanziari, ma che può essere generico. Luca, cosa ne pensi di questo? Senza entrare nel dettaglio. Luca, cosa ne pensi di questa operazione immobiliare che vorrei fare? Ho questa casa, ma mi piacerebbe tenerla, venderla, affittarla, eccetera. Ecco, questi sono esempi di consulenza, ma quando noi parliamo di consulenza indipendente, di solito, almeno le persone che mi contattano, intendono la gestione di portafoglio. Quindi è esattamente questo, ti dirò in cosa investire. Possono essere strumenti finanziari, possono non essere strumenti finanziari, ma saranno essenzialmente strumenti finanziari. Quindi ti dirò specificatamente cosa comprare, cosa vendere. Non parliamo di trading però, ecco, questa è una cosa importantissima che ci tengo a dire. Io ti dirò dove investire e questo, attenzione, rientra nella normativa MiFID, quindi consigli, raccomandazioni personalizzate, quindi questa cosa non si può fare in consulenza, questa cosa si fa in gestione di portafoglio. Ovviamente sì, ti dirò cosa comprare, cosa vendere, ma non è assolutamente assimilabile al trading, ricordiamocelo. Il 95% del retail perde soldi facendo trading, quindi comprando, vendendo strumenti finanziari. Non ho una fonte da citarti, peccato al volo, non me la ricordo, ma se mi ricordo, ecco, te la metto da qualche parte qua sotto. Un'altra cosa interessante da dire, non facciamo neanche stock picking qui, perché lo stock picking ha un valore atteso che è pari a 0. Racconto spesso l'aneddoto delle 10 scimmiette, c'è un banale esperimento scientifico che chiunque può replicare, perché parliamo di scienza, parliamo di statistica, la statistica è una scienza esatta, io credo, e quindi ti racconto questo aneddoto per spiegarti il perché non facciamo trading, non facciamo stock picking, perché nessuno conosce il futuro, quindi è inutile cercare di battere il mercato, nessuno batte il mercato. Warren Buffett l'ha fatto per tanti anni, adesso non lo batte più, alcuni l'hanno battuto, ma sono morti prima di smettere di batterlo. Una statistica, ecco, questa mi ricordo la fonte, un report Spiva, che se non sbaglio sono gli stessi gestori dell'S&P 500, ma non vorrei dire una sciocchezza, quindi verifica questa cosa che ti ho detto, verifica il link che ti lascio sotto. Ad esempio, conferma quello che ti ho appena detto, il 90 e passa, anzi il 99%, tanto più in là vai nel tempo, delle gestioni attive sottoperforma le gestioni passive. Le gestioni passive sono quelle che facciamo noi qua, quindi ti dirò dove investire? Sì, il nostro metodo di investimento è passivo, non attivo, perché è l'unico metodo di investimento vincente. Tu il mercato lo devi seguire, non lo puoi battere. Non dico un po' come il gioco d'azzardo, perché qui non c'è un banco che vince sempre, non c'è l'aggio del book, ad esempio, per chi è appassionato di scommesse, e quindi ecco come lavoriamo noi. No stock picking, no trading, qui si segue il mercato. E non è semplice come sembra a volte, perché seguire il mercato è semplice, ma creare un portafoglio su misura per te,
quello è un attimo più difficile, e poi rimanere fedeli a quel portafoglio. Quindi per rispondere alla domanda, sì, certamente ti dirò dove investire. Il concetto della consulenza finanziaria indipendente, della gestione di portafoglio, per come lo intendono il 99% delle persone che mi contattano, è esattamente questo: ti dirò dove investire. Domanda numero 7. Questa è interessante, me la pongono in pochi, ma ho comunque avuto piacere a inserirla. Ho già un consulente in banca, perché dovrei chiedere il tuo parere? Beh, molto banalmente perché quando tu hai un referto medico chiedi un feedback a un'altra persona, quando tu hai un'idea di business chiedi un feedback a un'altra persona, chiedi il famoso secondo parere. Male non fa, la mia prima consulenza è conoscitiva, ma possiamo già fare quella che si chiama analisi di portafoglio, quindi non costa nulla, approfittane, ti posso dire la mia. Magari troviamo dei punti su cui siamo d'accordo, magari troviamo invece dei punti dove non siamo d'accordo, e io ti posso dire che con tutta l'onestà del mondo, se il tuo consulente in banca sta facendo un buon lavoro, te lo dirò. Mi capita di rado di vedere dei bei portafogli, ma se capita assolutamente non ho problemi a dirtelo. Quindi vedilo in questo modo, un secondo parere che fa sempre comodo, soprattutto perché è gratuito. Domanda numero 8. Ti occupi anche di fiscalità, protezione patrimoniale e successioni? Sì, certamente, ma non come la intendono alcuni. Io non sono un avvocato, non sono un notaio, non sono un commercialista, quindi ti posso spiegare che ritardare il pagamento delle tasse utilizzando strumenti ad accumulo è fiscalmente la cosa più efficiente che potresti fare, se il tuo profilo ti permette di farlo. Quindi se non sei interessato a strumenti a distribuzione che staccano delle cedole, ti potrei consigliare strumenti d'accumulo. E quindi ecco, sotto questo punto di vista sì, certamente mi occupo anche, fra virgolette, di fiscalità. Ma dipende un attimo cosa intendi, ecco, successioni, non ti posso ovviamente aiutare a preparare un testamento, ecco. Quindi domanda molto di largo respiro, ma a cui spero di aver risposto. Ovviamente ti posso consigliare, ecco, questo sì, avvocati, commercialisti, notai, specialmente se li cerchi sulla zona, ecco, anzi esclusivamente se li cerchi sulla zona, quindi se non è un qualcosa dove posso intervenire io direttamente, perché non mi compete, attenzione, non mi competerebbe legalmente fra l'altro, posso però sicuramente consigliarti dei professionisti della zona, dei professionisti con cui lavoro ovviamente, quindi non scelti a caso, e da cui, ecco un'altra cosa importante da dire, da cui non prendo assolutamente commissioni, quindi anche in questo caso qualsiasi mio consiglio sarà completamente svincolato da qualsiasi conflitto di interesse. Domanda numero 9, molto interessante. Quanto costa la tua consulenza se dispongo di un patrimonio di X? Allora, me lo chiedono in tanti perché dire che la richiesta è in percentuale fra l'1 e lo 0,20 è troppo generica. E quindi tanti mi fanno un esempio: Luca, ma se io vengo da te con 10.000 euro, 100.000, mezzo milione, 1 milione, 2 milioni, 10 milioni, questi di solito sono gli scaglioni, diciamo, più comuni. Posso pagare di meno, posso pagare di più, riesci a dirmi quanto ti costa? Ecco, questo è molto difficile perché sicuramente se vieni da me con un profilo, con un patrimonio, intorno ai 10 milioni, avrai una percentuale di gestione richiesta molto più bassa, quindi magari sei intorno allo 0,2. Diverso discorso se vieni da me con 100.000, sicuramente rientrerai nell'1%. Attenzione però, perché come probabilmente stavo accennando in altre domande, tanto la fa il tuo profilo. Se vieni da me con 1, 2, 3 milioni, numeri a caso, perché è il profilo che comanda, non tanto il patrimonio alla fine. Quindi vieni da me con un patrimonio di X e il tuo è un profilo che ha come obiettivo la conservazione del patrimonio, la protezione, quindi tu hai 10 milioni di euro e vuoi continuare ad avere 10 milioni di euro, non ti interessa neanche dell'inflazione, ovviamente ti chiederò il minimo possibile, perché il tuo è un profilo estremamente, diciamo, tranquillo. Diverso discorso se tu vieni da me con un patrimonio più basso, però sei molto aggressivo, quindi hai la possibilità di, non so, andare ad esempio azionariato 100% e hai un obiettivo molto ambizioso, quindi in quel caso, pur avendo un patrimonio molto alto, se il tuo profilo è aggressivo, avrai una percentuale da pagare in gestione che è più alta rispetto al tuo gemello che ha lo stesso patrimonio, ma un interesse a crescere di meno, anzi un interesse a preservare il capitale. Credo di non essere stato chiaro a riguardo, ma confido che
che si sia capito quello che volevo dire. Ogni caso è sfortunatamente specifico. Qui mi ripeto, mi dispiace non poter riuscire ad essere più dettagliato. Bisogna per forza di cose ascoltare la tua richiesta personale. Domanda numero 10, siamo a metà. Allora, con quale cifra minima ha senso lavorare con me? Beh, allora questa è una domanda interessante perché tanti aspettano di raggiungere delle cifre simboliche, quindi non so, non vado dal consulente indipendente finché non ho almeno 1 milione, altrimenti non mi conviene. Oppure non vado dal consulente indipendente finché non ho almeno 100.000 euro. Non c'è una cifra minima, il discorso è chi ben comincia è a metà dell'opera, no? Come si suol dire. Quindi aspettare, procrastinare continuamente, tu magari poi ai famosi 100.000 che ti sei prefissato come obiettivo per andare da un consulente indipendente, non ci arrivi mai. Sfortunatamente è una cosa che vedo, aspetto, però poi alla fine non ci vado mai dal consulente. Quindi non tutti hanno, diciamo, la tenacia di seguire un piano di accumulo, di crearlo, e alcuni non lo fanno sugli strumenti con cui sfortunatamente dovrebbero creare questo portafoglio di accumulo per arrivare a questi, non so, 100.000 che si sono fissati. Quindi secondo me ha senso andare dal consulente indipendente anche se hai 0 euro di patrimonio. Perché? Perché in quel caso non fai un PIC, un piano di investimento capitale, ma fai un PAC, un piano di accumulo. E fare un piano di accumulo non vuol dire solo prendere i soldi, metterli in banca, prendere i soldi, metterli in banca, vuol dire andare a investirli, se puoi investirli. Quindi ti posso aiutare se hai 0 euro di partenza, ti posso aiutare a creare la prima parte di liquidità, perché tanti magari non ce l'hanno o hanno una liquidità enorme, ti posso aiutare a creare il fondo d'emergenza, quel fondo che ti dovrebbe coprire per spese fra i 3 e i 12 mesi e poi finalmente, ecco, tutta quella eccedenza possiamo cominciare a investirla. Però non serve aspettare di avere 100.000 euro liquidi cash sul conto corrente per andare al consulente indipendente. Indipendentemente dal fatto che sono consapevole che lasciare magari l'1% a un consulente indipendente su, non so, 50.000 euro non abbia alcun senso, perché magari hai un profilo di rischio che non ti permette neanche di recuperare quell'1%. Però il primo anno, ecco, secondo me ha sempre senso, perché ti viene data la base di partenza da cui partire. Poi uno dal secondo anno in poi, se ha un portafoglio che non ha bisogno di muoversi, perché hai proprio un obiettivo di accumulo e di protezione e conservazione del capitale, non sei mica obbligato ad andare avanti a lavorare con un consulente indipendente. Quindi anche qua dipende. Secondo me ovviamente sì, ha senso lavorare con un consulente indipendente, almeno il primo anno, ecco, farsi creare un buon portafoglio, indipendentemente dalla cifra. Poi uno decide strada facendo e valuta il caso specifico. Numero 11. Perché dovrei fidarmi di te? Ok, allora, credo di aver risposto praticamente in tante altre domande. Il consulente indipendente deve ottemperare a tutta una serie di regole, una serie di obblighi di vigilanza. Quindi se ti fidi della banca, dovresti fidarti anche di un consulente indipendente. Anche e soprattutto considerato il fatto che il consulente indipendente non ha mai in custodia i tuoi soldi, quindi letteralmente non serve fidarsi di un consulente indipendente, non possiamo fare alcun tipo di danno. Poi certo, uno ti potrebbe dare dei consigli terribili, ma quello capita in qualsiasi professione. Vai da un avvocato che ti fa perdere la causa perché è incompetente, vai da un commercialista che ti fa arrivare una cartella di Equitalia perché è incompetente, vai da un medico che ti dà le medicine sbagliate perché è incompetente. Quindi diciamo non ci sono motivi particolari per cui non fidarsi di un consulente indipendente, è un professionista come un altro, quindi fidati della persona, consapevole comunque che non ha soldi in gestione, ripeto, quindi non si scappa col patrimonio, quindi non ci sono rischi, criticità di questo tipo, ecco. Domanda numero 12. Questa è molto carina. Quanti strumenti inserirai nel mio portafoglio? Allora, qui casca il proverbiale asino tante volte. Tante persone vengono da me con un portafoglio fatto, lasciamo stare da chi, e trovo magari 100 strumenti, letteralmente. Questa è una storia vera, una storia horror vera. 100 o più strumenti, non solo fondi terribili, estremamente costosi, che non hanno senso di esistere in quel portafoglio, ma addirittura 100 strumenti.
non demonizzo la quantità di strumenti, assolutamente, perché altrimenti mi si potrebbe obiettare il contrario, cioè Luca, ma perché, per rispondere alla domanda, tu di solito consigli 2, 3, magari 5, ma mai più di 10 strumenti? Ecco, la risposta in questo caso è molto semplice, perché io inserisco gli strumenti che ti servono, numero 1, e numero 2, lavoro quasi esclusivamente con ETF. Azioni, obbligazioni singole esistono, ci sono tantissimi portafogli che le hanno bisogno, per vari motivi, ad esempio per recuperare minusvalenze, ma questo è tutto un altro paio di maniche. Però quando tu lavori con ETF hai la possibilità di acquistare un singolo strumento che al suo interno ne ingloba tanti altri. Facciamo un esempio, esistono ETF che replicano a campione, quindi magari non fisicamente, non acquistando tutte le componenti del sottostante, però replicano a campione tutto il mercato americano, tutto il mercato italiano, tutto il mercato azionario o obbligazionario di vari paesi. Quindi tu con un singolo strumento riesci ad averne sotto acquistati, quindi automaticamente magari 10, 100, 1000, ci sono anche ETF che hanno più di 10.000 strumenti come sottostante. Quindi non è che utilizzo un numero X di strumenti che può essere tanto o poco, utilizzo il numero giusto di strumenti. Generalmente però gli strumenti che tu propriamente andrai ad acquistare o vendere, essendo ETF, saranno molto meno di quelli a cui magari sei stato abituato con chi non utilizza ETF. Per questo motivo, perché sotto un ETF magari ci sono tanti altri strumenti. Tu puoi replicare tutto il mercato obbligazionario italiano con un ETF, anziché andare a comprare 50 obbligazioni, 50 BTP ad esempio. Numero 13. Posso comprare da solo gli strumenti finanziari? E certamente, devo dire, certamente, anzi, tu devi comprare da solo strumenti finanziari. Io chiaramente ti posso assistere, nel senso ti posso spiegare come si fa. Ci sono persone che non hanno mai effettuato un lock-in nell'home banking, non c'è nulla di male, è il momento buono per fare un po' di educazione finanziaria e capire come fare, però poi puoi andare avanti sulle tue gambe, quindi sarai tu che acquisterai o venderai gli strumenti seguendo le mie raccomandazioni, sempre le famose raccomandazioni personalizzate. Questo ribadiamolo perché poi risponde ad altre domande che mi vengono fatte spesso ma a cui ho già risposto, aggiunge quell'ulteriore livello di sicurezza per cui io neanche lontanamente ho accesso al tuo home banking, i tuoi strumenti, il tuo patrimonio. Quindi per rispondere anche meglio alle domande di prima legate alla sicurezza, ti volevo dire questa cosa. Numero 14, il mio consulente è un amico di famiglia, perché dovrei cambiarlo? Uno può essere amico, nemico, può essere un bravo amico o un cattivo amico. Una persona dovrebbe essere valutata in questo caso esclusivamente in base ai rendimenti che è in grado di darti, o meglio, se sono rendimenti in linea col tuo profilo, se stai avendo un andamento per quanto riguarda la volatilità che è in linea con il tuo profilo. Ecco, tu dovresti valutare un consulente amico di famiglia, che sia indipendente o che lavori nella banca, semplicemente in base alla sua performance legata strettamente ai rendimenti e poi anche alla volatilità. Perché ricordiamoci sempre che magari una persona dopo 20 anni può aver avuto dei rendimenti, però lungo quella strada magari è stata soggetta a una volatilità che non è stata in grado di sostenere, quindi non ha senso non dormire la notte. Un portafoglio non deve solo rendere e portarti all'obiettivo, ma ti deve anche consentire di dormire la notte. Quindi valuta questo consulente amico di famiglia strettamente in maniera legata alla sua professione, alla sua professionalità. Non serve fare discorsi di amicizia, stiamo parlando sfortunatamente di soldi, stiamo parlando di solitamente tutti i propri soldi, quindi non è un amico di famiglia che ha in gestione una parte piccola, magari trascurabile del tuo patrimonio, ce l'ha in gestione tutta e, ripeto, stiamo parlando di soldi, quindi lascia da parte l'amicizia. Valuta un consulente in maniera strettamente legata al suo rendimento. Ecco. Numero 15. Posso investire con il capitale garantito? Questa è un'altra domanda molto interessante. Io penso che il capitale garantito non esista, nel senso che, questa è tosta come cosa da dire, nel senso che una cosa è garantita finché non è più garantita. Noi pensiamo a tante persone che vogliono comprare, non so, un BTP italiano,
e mi dicono beh sì Luca, il BTP può andare su, giù, a destra, a sinistra, non mi interessa, alla fine però se io l'ho comprato a 100 me lo rimborsano a 100. Sì, questa cosa è vera finché l'Italia esiste. Se l'Italia smette di esistere, se un'azienda come Microsoft smette di esistere, ad esempio, se ho delle obbligazioni corporate, quindi di aziende, smettono di esistere, nessuno me lo rimborsa a 100, quindi è garantito finché non è più garantito. Esistono ovviamente strumenti a capitale garantito, nel senso che in caso di default dell'emittente scattano una serie di garanzie, ma è sempre il discorso, è garantito finché non è più garantito. Scenari da bomba atomica non hanno più alcuna garanzia che tenga. Comunque in ogni caso sì, certamente puoi investire a capitale garantito, però ecco, ti volevo spiegare un attimo il mio pensiero per quanto riguarda il capitale garantito. E concludo il discorso sul capitale garantito ricordandoti anche che tanto più un capitale garantito e tanto più basso è il rendimento, perché ovviamente una o più persone si devono prendere una serie di responsabilità che hanno dei costi e quindi il rendimento di questo capitale che è garantito viene man mano distrutto. Esistono? Sì, sicuramente. Li ho mai inseriti in portafoglio? No, perché personalmente non hanno praticamente mai avuto senso ad esistere nei portafogli che ho visto fino ad oggi. Numero 16, quali garanzie mi offri? Ovviamente non parliamo di garanzie del tipo l'assicurazione professionale, queste cose qui, ma di garanzie sui rendimenti. Nessuno ti offre garanzie sui rendimenti, quindi neanche io te le posso offrire, ma non perché siamo cattivi, banalmente perché nessuno prevede il futuro, quindi io non ho idea di come andrà il mercato, nessuno lo sa. Chi pensa di sapere come andrà il mercato o è sicuro di questa cosa, probabilmente viene dal futuro, ecco. Quindi non ti offro nessuna garanzia, sembra brutto da dirlo, ma è la cosa migliore che un consulente indipendente ti possa dire, perché hai già tagliato la testa al toro a un sacco di problemi. Quando invece trovi uno che ti dice sì, ti offro delle garanzie, con me noi battiamo il mercato, noi facciamo questo o quell'altro, allora lì invece hai capito che è il momento di correre. Quindi garanzie sui rendimenti mai. Ti posso però parlare di come sono andati i portafogli simili o profili simili o come sono andati i mercati negli anni precedenti, questo sicuramente, questo te lo posso dire, ma i rendimenti passati non predicono mai i rendimenti futuri, quindi ad esempio noi negli ultimi 10-15 anni stiamo vivendo un periodo storico incredibilmente sopra gli andamenti passati, siamo addirittura sul doppio per quanto riguarda l'azionariato globale, però non è detto che andremo avanti così. Però non vuol dire neanche che andremo a fare peggio, magari faremo ancora meglio, la media sarà solamente un ricordo del passato, o magari invece no, facciamo veramente molto peggio rispetto all'andamento passato. Quindi garanzie no, non ce ne sono, nessuno te le può dare. Le uniche garanzie, ecco, sono quelle legate alla domanda di prima sui prodotti a capitale garantito, ma garanzie sul rendimento dei prodotti che noi mettiamo in portafoglio non esistono. Numero 17, e se perdessi i soldi dopo una mia raccomandazione? Speriamo che non capiti. Allora, a me piace questa domanda perché parlare di perdere non è il massimo, è più un discorso di volatilità, cioè io posso perdere, certo se faccio stock picking, scelgo delle azioni sbagliate, valore atteso 0, può andarmi bene, può andarmi male, da una parte guadagno, dall'altra perdo, ma quando tu lavori con gli indici, quindi seguendo l'andamento dei mercati, perdere in maniera propriamente detta è difficile. Faccio un esempio pratico per spiegare cosa intendo. Se io avessi un ETF che replica il mercato francese, americano, indiano, scegli tu quale, per perdere vuol dire che magari vado a 0? In quel caso, o a percentuali veramente basse scendo, vuol dire che qualcuno ha tirato tante bombe atomiche su quei paesi. Quindi ecco, non è più un problema di soldi, abbiamo degli altri problemi. Però è certo, questo è una delle nostre poche certezze, che durante la nostra lunga strada verso il tuo obiettivo ci sarà tanta volatilità, vuol dire che i mercati saliranno, quindi guadagneranno, e scenderanno e quindi perderanno, ma non è una perdita come la intendono alcuni, non è, si spera, ecco, ripeto, nessuno conosce il futuro, però non è una perdita propriamente detta come un'azione che va a 0, viene delistata, viene liquidata a 0, non in questo senso ovviamente, e questo infatti lo puoi ottenere solamente con gli ETF ad esempio.
Quindi spero di essermi spiegato, so che è un argomento abbastanza complicato, non vorrei aver esagerato nel semplificarlo, però questo è. Siamo quasi alla fine. Numero 18, il primo incontro ha un costo? No, assolutamente, il primo incontro è conoscitivo, non entriamo nel dettaglio degli strumenti, non ti posso rilasciare una raccomandazione personalizzata perché per quello devi essere in gestione di portafoglio, ma il primo incontro è conoscitivo, ecco, quindi non farti problemi. Numero 19, dove si svolgono gli incontri? Si svolgono esclusivamente o a Lissone in studio qui oppure su Google Meet. Non ti riceverò mai all'interno di una qualche banca, ecco, diciamo così, come ho sentito fare invece da alcuni che poi si è scoperto non fossero consulenti indipendenti. Ultima domanda e qui concludiamo: a chi si rivolge la tua consulenza? Beh, la mia consulenza si rivolge praticamente a tutti, ma ti posso dire generalmente chi viene da un consulente indipendente è una persona che ha un grande patrimonio o qualcuno che lo vorrebbe costruire un grande patrimonio, quindi investendo in maniera intensiva, ecco, diciamo così. Però generalmente si tratta di imprenditori, questa è la categoria più comune, di dirigenti, quindi persone che hanno stipendi relativamente alti, quindi sono in grado di risparmiare e quindi di investire perché magari hanno un obiettivo pensione o di early retirement dal lavoro, oppure in generale, l'ultima categoria ovviamente sono le famiglie che hanno le necessità più complicate per assurdo. Questo è quanto, sono 20 risposte a 20 domande più frequenti. Io spero di esserti stato d'aiuto, spero di essere stato il più chiaro possibile in tutti i passaggi, sono consapevole del fatto che sia difficilissimo rispondere a queste domande e sono anche consapevole del fatto che probabilmente su alcune sarò stato leggermente frainteso oppure che avrò fatto sorgere tantissimi altri dubbi e tantissime altre domande. Però almeno queste 20, diciamo, ce le siamo tolte di torno e possiamo passare oltre. Quindi se hai altre domande scrivimi, fammi un colpo di telefono, lascia un commento, fai quello che vuoi, io se posso aiutarti ti aiuto molto volentieri. Ciao, grazie.